Buonasera e ben ritrovati. Sapete che cos'è una creepypasta? Per chi non lo sapesse, la creepypasta è un racconto a sfondo horror, inventato, breve, anonimo e pubblicato e diffuso con la tecnica del copia e incolla su vari siti, blog e forum. Nel 2015, su un sito di creepypasta chiamato The Nameless Children, cioè i bambini senza nome, è stato pubblicato un racconto, il primo racconto del sito, in forma anonima ovviamente. Un racconto vago, illogico, senza riferimenti specifici né storici né geografici, e più o meno narrava così. Nel 1800 le famiglie italiane occupate nel lavoro non sapevano come gestire i figli, soprattutto d'estate, perché occupati col lavoro non potevano stare con loro. Quindi si decise di portarli in una casa non ben specificata, dove potevano stare in compagnia, assieme a persone adulte che li controllavano. Questi bambini venivano registrati con nome, cognome, età, indirizzo e potevano giocare liberamente, fare i compiti, divertirsi, fare quello che facevano i bambini e che fanno i bambini di solito. Bene, a distanza di decenni, e anche qui non viene specificato nulla di preciso, un gruppo di ragazzini che si trovava a bighellonare nel bosco si imbatté in questa casa senza sapere che era la famosa Villa Giulia. Questo narra la creepypasta. La casa era in decadimento, era evidentemente abbandonata. Ne furono spaventati ma incuriositi e vollero entrare e trovarono un arredamento particolare. Trovarono sì banchi di scuola, qualche cattedra, segno del passaggio di qualche ragazzo, di bambini, e trovarono un registro su cui erano elencati dei nomi. Una volta arrivati a casa raccontarono questo ai genitori e si fecero delle ricerche su questi nominativi, ma non si trovò nessun bambino corrispondente a quei nomi. Vi ricordo che il sito si chiama The Nameless Children. Furono fatte altre ricerche, ma nulla. Però questi ragazzini dissero che all'interno di questa casa loro sentivano la presenza di questi bambini che un tempo avevano vissuto o comunque erano passati per questa Villa Giulia. Poi, e questo lo dice sempre la creepypasta, dopo varie ricerche si è trovato che in quella casa furono scomparsi dei bambini, alcuni addirittura furono trovati morti. Bene, questa è la storia, la leggenda che diventa la storia di Villa Giulia di Cerano, in provincia di Novara, sulle sponde del Ticino. Una storia che fa parte ormai del panorama paranormale, almeno per i team del nord Italia. Spesso ci viene chiesto nei commenti: ma sapete di più di quella casa? Avete scoperto informazioni nuove su quella famiglia, su chi abitava quella determinata villa? Non è sempre facile trovare dei riferimenti specifici e storici, spesso non è facile trovare testimonianze ancora in vita che possano raccontarci le cose. Però capita che facendo ricerca su altri argomenti si trovino informazioni interessanti, ed è quello che è successo a Francesca, la nostra Francesca, che cercando notizie in merito al territorio della Lomellina si è imbattuta in informazioni davvero interessanti e che mi hanno permesso, ovviamente, quindi la ringrazio, di creare questo contenuto. Partiamo dall'inizio. Villa Giulia, in tutti i video digostanti, compresi quelli fatti dagli SH, è sempre denominata come la colonia dei bambini.
Allora, il concetto di colonia, così come noi lo intendiamo, o almeno come in Italia lo si intende, ha origine in quelli che sono gli ospizi marini, che sorsero alla fine del 1700 in Inghilterra, assieme alla diffusione dell'importanza della natura come luogo dove rigenerarsi, dove staccare la spina, dove rinvigorire il proprio corpo. La balneazione, l'andare al mare e le sue conseguenze terapeutiche divennero una sorta di novità assoluta che si diffuse ovunque, in gran parte d'Europa. In Italia questo concetto arrivò a metà del 1800, grazie ad un medico fiorentino, Giuseppe Barellari, che sulla falsariga degli ospizi marini ideò i villaggi marini, dislocati solo ed esclusivamente al mare. È però con il periodo del Ventennio che si diffonde il colonialismo elioterapico, cioè della cura con il sole. Se i villaggi marini del dottor Barellari erano solo ed esclusivamente al mare, le colonie elioterapiche erano ovunque, al mare, in montagna, ad esempio la colonia Siro Magnaghi, l'ex Hotel Prealpi, la colonia Luraschi, ma moltissime altre dislocate in tutta Italia. Erano sui fiumi, sui laghi e addirittura anche in centri abitati. E con strutture specifiche, con strutture architettoniche specifiche. Benissimo, nell'elenco delle colonie fluviali della provincia di Novara, sulle sponde del Ticino, non esiste nessuna colonia a nome Villa Giulia. Esiste la colonia di Trecate, quella sul fiume Agonia, ma nessun documento testimonia Villa Giulia come colonia per bambini. E a sostenere anche questa tesi è l'architettura stessa di Villa Giulia, che innanzitutto non appartiene al 1800, ma agli inizi del 1900 e molto probabilmente qui chiedo aiuto a chi se ne intende un po' di più di architettura e di stili architettonici. Forse quelle colonne del porticato fanno riferimento all'Art Nouveau, a quello che è lo stile Liberty, che è arrivato in Italia nel 1900. Teniamo conto che Villa Giulia manca di quelle caratteristiche tipiche delle colonie dello stile fascista. Non ci sono camerate grosse, non ci sono stanzoni enormi, non ci sono refettori, non ci sono le camerate dei ragazzi, non ci sono file di bagni, non ci sono file di docce, non ci sono file di lavandini e di lavapiedi. Non c'è nulla di tutto questo, ma stanze grandi, perché all'epoca, se noi ricordiamo anche le nostre case di quando eravamo piccoli, si costruivano case con stanze grandi. Ci sono stanze grandi, bagni singoli con una vasca da bagno, un bidet, un water, una doccia, ma nulla di più. Stanze di una casa, stanze di una villa, e anche la struttura a fianco, quella che spesso viene denominata come i dormitori, non ha camerate, non ha refettori dove i bambini potevano mangiare. Quindi dobbiamo puntare l'attenzione su altro, su due elementi specifici in particolare. Il primo, le due statue, piccole statue ormai in completo disfacimento, che si trovano sui pilastri che sorreggono il cancello di Villa Giulia e che rappresentano due fagiani distrutti dal tempo e magari da qualche vandalo, ma due fagiani. L'altra caratteristica, e che noi in un video abbiamo ripreso e che vi faremo vedere, sono delle strutture che si trovano all'interno del parco di Villa Giulia, quello antistante, per intenderci, quello che poteva essere il giardino, e cioè
delle strutture in muratura e rete del tutto assomigliante a dei pollai, quello che noi stessi nel video diciamo essere o somigliare a dei pollai, e ve lo facciamo vedere. Tenete d'occhio gli strumenti, È tutto a settori, va avanti fin là. Ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come dei piccoli, non so cosa. Orticelli? No, devo guardare. Sì, sono tipo dei pollai secondo me. Infatti ho pensato anche ai pollai. Se poi consideriamo che in questi territori l'allevamento dei fagiani era diffuso ormai da tempo e ancora lo è, si può certamente affermare che Villa Giulia non era altro che una residenza privata di una famiglia benestante che allevava fagiani, o per scopi privati, magari per un club privato di caccia, o per la diffusione sul territorio a beneficio dell'arte venatoria. E questo lo testimoniano anche dei commenti fatti ad un video di Villa Giulia ormai vecchio quasi di 11 anni. Su YouTube lo potete ritrovare, se digitate Villa Giulia vi salteranno fuori un certo numero di video, e tra i più vecchi ce n'è uno dove nei commenti una persona sostiene che quella era Villa Giulia era un allevamento di fagiani perché il nonno la conosceva, e da questi commenti si può anche risalire a quello che divenne Villa Giulia una volta che smise di essere una residenza privata con annesso allevamento di fagiani, cioè divenne un posto dove i Boy Scout andavano a passare il fine settimana anche con le loro famiglie, dove capitava che si fermassero per la notte nei loro campi, quando facevano i loro campi. Io non conosco nello specifico l'attività dei Boy Scout, quindi perdonatemi se non uso le espressioni giuste. Quindi se in quella struttura troviamo quaderni, troviamo materiale, noi stessi abbiamo trovato un dizionario che fa riferimento ai bambini, è perché dei bambini sì ci sono passati, ma dei Boy Scout, e comunque negli anni 90. Non esiste quindi alcuna documentazione certa che dica che Villa Giulia sia stata una colonia per bambini. Come vi ho detto, non rientra nel novero delle colonie fluviali che sono sorte lungo il Ticino, e non esiste nessun documento ufficiale, né della magistratura, nessun atto della magistratura, nessun articolo di giornale, nessun libro che dica che in quella villa sia stato commesso un reato, un crimine, tanto più bambini scomparsi e bambini morti. L'unico fatto di cronaca testimoniato, e lo si può trovare in rete, è veramente la scomparsa di quel signore anziano che spesso si cita e che ha lasciato la bicicletta appoggiata al cancello di Villa Giulia e poi ha fatto perdere le tracce di sé. Quello è vero, è un fatto realmente accaduto. Quello che merita veramente attenzione è forse il territorio su cui sorge Villa Giulia. Veramente, veramente interessante, perché è dimostrato ampiamente, grazie anche a scavi archeologici, che il territorio del Ticino è stato, ai tempi che furono, un importante insediamento celtico. Inoltre, su quei territori, nei cieli di quei territori, è testimoniata la presenza di tantissimi avvistamenti ufologici. Come SH abbiamo testimoniato entrambe le cose. Un video fatto da Corrado in quello che è definito il ramo delle streghe,
dove si narra una leggenda di puro stampo celtico, vi consiglio di andarlo a vedere, e un altro video dove abbiamo raccontato e spiegato i vari avvistamenti che nel tempo sono stati fatti nei cieli della Lomellina. Vi ricordo che in quelle zone sorge la discussa base NATO di Raymondot Gambolò. Quindi nessuna leggenda, nessun mistero riguarda Villa Giulia. Non ci sono documenti che fanno riferimento a Cologna, nessun bambino è scomparso, e se capita che un K2 si illumina o una ghost box comincia a gracchiare, forse un pensiero ai fagiani è meglio farlo. Se il contenuto vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi se non l'avete fatto. Alla prossima volta.